Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un caso di NDE. Finalmente iniziamo a parlare di un caso tutto italiano. Ovviamente nomi e cognomi saranno del tutto falsi. Già è difficile così riuscire a raccontare. Voi sapete che in Italia esistono tutte le leggi, le norme, la privacy, non la privacy, eccetera. Quindi parliamo di un caso, chiamiamo così, del signor Marco. Il signor Marco, a 28 anni, percorre assieme alla fidanzata una strada ad alta velocità con la sua Alfa Romeo. A un certo punto imbocca una strada statale nell'Interland milanese. Questa strada statale molto dritta invoglia alla velocità, quindi preme anche per farsi vedere bello dalla fidanzata sull'acceleratore e in un attimo si trova oltre i 140 km all'ora. Improvvisamente, essendo la macchina a trazione posteriore, imbocca una semicurva con del ghiaino che a causa delle piogge del giorno prima si era sparso sul selciato asfaltato della strada. Qua inizia a intraprendere un testacoda e la macchina si schianta fuori, va fuori strada nel prato e si schianta contro un albero. Pur essendo già nel 2002, nessuno dei due portava le cinture di sicurezza e quindi lo schianto ha creato ancora più danno di quello che con le cinture avrebbe potuto creare. Passiamo adesso al racconto in prima persona di quello che ci racconta Marco, di quanto è successo. Lui racconta che dopo qualche momento dallo schianto lui si sentiva benissimo, non sentiva nessun dolore e si sentiva proprio bene, stava benissimo, eccetera. Guarda alla sua destra e vede che la fidanzata è lì che si lamenta, un po' intontita ovviamente dal botto, eccetera, e si lamenta e ha entrambe le gambe incastrate sotto il cruscotto anteriore. Quindi pensa di scendere dalla macchina, quindi scende dalla macchina, non si accorge di essersi schiantato contro il piantone del volante, perché non sente nessun dolore, niente, scende dalla macchina e si porta dal lato opposto per aprire la portiera e aiutare la sua fidanzata, appunto, magari a estrarla, a cercare di sollevarla da questo momento di dolore. Fatto sta che come si avvicina alla portiera della sua fidanzata, vede lei che si gira verso qualcuno che c'è in macchina e che lo chiama a gran voce e cerca di scuoterlo con un braccio. In quel momento si rende conto che quel qualcuno è il suo corpo, è il corpo di lui che è schiantato proprio sul davanti con il piantone dello sterzo che gli si era infilato nel torace. Nel frattempo iniziano a raccorrere alcuni avventori, persone che stavano passando di lì a loro volta con la macchina per cercare di soccorrere. Marco non aveva ancora capito che era lui che era praticamente morto e quindi si risposta verso la parte della guida, quindi gira intorno alla macchina e va a vedere chi c'è, chi altro c'è in macchina, poi sul posto guida, fra le altre cose, dove c'era lui fino a pochi momenti prima, e si accorge che il corpo riverso in avanti con il piantone nel petto è lui stesso medesimo. Ciò nonostante non ha ancora percepito bene che è lui e probabilmente che è morto o comunque è vicino alla morte. Arrivano i vigili del fuoco, l'ambulanza e estraggono la ragazza, anche perché capiscono subito, appena arrivati sul posto, che per la ragazza ci sono grandi possibilità di salvezza, probabilmente ha solo le ginocchia o le gambe fratturate, mentre per il ragazzo non c'è nulla da fare.
Nel frattempo che estraggono la ragazza, due vigili del fuoco iniziano a estrarre il corpo di Marco, e lo depositano prima su un lenzuolo, poi lo spostano sulla barella e lo coprono perché a tutti gli effetti lo considerano morto. Stanno portando le prime cure alla sua fidanzata, bloccandole il collo, bloccandole le gambe, eccetera, e lei, affannata, comunque gridava, chiamava il suo nome. Due infermieri caricano su una prima ambulanza il corpo di Marco. Marco a quel punto non capisce, dice io sto bene, cerca di comunicare che sta bene, tanto che cammino con le mie gambe, e sale sull'ambulanza seguendo il proprio corpo e cercando di farsi capire, di dire guardate che io sto bene, sono qua, sto bene. In quel momento realizza, vedendo proprio il suo corpo sdraiato mentre sistemano il lenzuolo per coprirlo e legano la barella sull'ambulanza, che forse è lui che è morto. In quel momento tutto cambia, tutto quello che lui, il mondo che ha appena visto, il mondo in cui ha vissuto, scompare all'improvviso. E qua, come abbiamo detto più volte, parte una delle varie fasi dell'NDE, che è un po' una fase che viene spesso discussa, perché il più delle volte si passa attraverso un tunnel. C'è chi passa invece attraverso una valle o una scalinata, almeno questa è l'impressione che dà loro in quel momento. Invece Marco si sente come trascinato da dell'acqua, come lo scorrere di un fiume, e lui che scorre attraverso questo fiume. Questo fiume, in cui attorno c'è tutto buio, lo trasporta verso una fonte luminosa. Man mano che si avvicina a questa fonte luminosa, vede un essere, ma non capisce se la luce viene emessa da questo essere di luce o se la luce è tutto intorno a questo essere di luce. Questo è il ricordo che ha Marco di quanto è successo. Una volta arrivato nei pressi di questo essere di luce, sente che questo essere di luce gli parla, ma non sente una voce dall'esterno, sente una voce dall'interno di se stessa, che non è lui che la esprime, non è lui che la pensa, sente questa voce che è autoritaria ma non cattiva, autoritaria ma morbida, abbracciante, consolante, rassicurante. Questa voce gli fa vedere tutta la sua vita, ciò che lui è stato in realtà durante la vita. E lui non si sente nudo, ma non ha neanche paura di affrontare questa nudità di se stesso, di quello che è stato, di quello che ha fatto, di quello che si è comportato nella sua giovane vita. Poi la voce gli chiede: hai cercato di conoscere? E lui lì si sente imbarazzato, sente che questo tono, pur non essendo cattivo, non essendo perentorio, però gli chiede una cosa che lui non si è mai preso la briga, la responsabilità, la consapevolezza di capire, di conoscere chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, eccetera. E quindi risponde: non so, non credo, non ci ho mai riflettuto. E arriva una seconda domanda, questa ancora più pesante della prima, una vera e propria mazzata colpisce Marco. Gli dice la voce: hai amato? Marco non sa come rispondere, ma no. Non so, non mi sono mai posto il problema, ho sempre vissuto un po' per me stesso, non so, forse non ne ho avuto il tempo. Allora l'essere di luce gli disse: avrai ancora tempo. Nel frattempo il corpo di Marco era giunto in ospedale e stava per essere trasferito dal corridoio
alla sala mortuaria. Lui improvvisamente si sentì proprio lanciato via da quel posto dove era di fronte a quell'essere di luce e si ritrovò pieno di dolore all'interno del suo corpo, al che iniziò a lamentarsi e a muoversi, e allora gli infermieri lo presero e lo portarono in sala rianimazione. Aveva un potente trauma cranico e il torace sfondato. Aveva anche 3 vertebre fratturate. Si fece delle operazioni e ben 3 mesi di ospedale. Dopodiché uscì dall'ospedale e riprese una vita normale. E fin qua già di per sé il racconto è eclatante, ma il racconto continua. Marco non sa darsi pace per quello che gli è successo. Nel frattempo si sposa e viene a conoscenza di un libro, e il libro è il libro del dottor Moody, per cui si appassiona alla lettura del dottor Moody e riconosce quello che gli è successo, quindi capisce di aver avuto un'esperienza di premorte, un NDE. Succede che aspetta un bambino, il bambino nasce prematuro e purtroppo nasce in un ospedale non ben attrezzato. Il bambino pesa solo 900 grammi e nasce presso l'ospedale di Grado. Fosse stato a Trieste avrebbero potuto accudirlo in miglior maniera, visto che erano molto più attrezzati. Quindi questo bimbo dopo 3 mesi esce dall'ospedale, sarà costretto a vivere per gli anni che vive in carrozzella con delle forti crisi respiratorie, soprattutto nei primi 3 anni di vita, durante i quali Marco, che viaggiava per lavoro e guadagnava molto bene, rinuncia a tutto, si mette a fare il manutentore di un condominio e poi il manutentore di un ospedale stesso, e per stare vicino al figlio, in quanto la moglie, presa da una grossa depressione dopo la nascita del figlio, la moglie inizia a vivere una vita passiva, alcune volte, alcuni giorni quasi in stato catatonico, si lascia andare alla depressione. Quindi Marco deve accudire lei e il bambino, a volte sta sveglio anche fino a 36 ore. Purtroppo all'età di 6 anni il bambino muore. Nonostante ciò, Marco aveva dato tutto se stesso e l'aveva amato in tutte le maniere possibili, come aveva amato e sostenuto la moglie. Passano altri 6 anni e anche Marco, a causa di un aneurisma probabilmente provocato durante l'incidente, muore. Lascia uno scritto dove racconta, nonostante la difficoltà, nonostante il momento grave che ha vissuto, dopo aver avuto quell'incontro con l'essere di luce, ha cercato di amare tutti e soprattutto i suoi familiari con tutto se stesso, nel miglior modo possibile. Quindi Marco ci lascia una grande testimonianza, non solo di NDE, di vita dopo la morte, ma di capacità di amare e di cambiare dopo un evento come quello dell'NDE. Il racconto di Marco riporta esattamente almeno 3 delle fasi di NDE di cui ormai abbiamo una ben nota casistica. Oltretutto, il racconto di Marco ci insegna un'altra cosa, che chi ha un reale NDE, una reale esperienza di premorte, cambia nel profondo e nulla più gli pesa, perché ha una visione della vita completamente diversa. Spero che questo racconto e questo video vi sia piaciuto. Continuerò a cercare altri casi anche italiani di NDE, ma parleremo ancora anche del punto della situazione dove sono arrivati gli scienziati. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, scrivetemi nei commenti se vi piace che cerco di portarvi anche queste testimonianze. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.